Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Algopirindol So.se.Pharma SRL. Ultimo aggiornamento. 6 novembre 2021. Cos'è Algopirindol? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Algopirindol durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'è Algopirindol? Algopirindol è un farmaco a base del principio attivo ibuprofene, appartenente alla categoria degli analgesici FANS e nello specifico derivati dell'acido propionico. È commercializzato in Italia dall'azienda So.se.Pharma SRL. Algopirindol può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Algopirindol 600 mg 30 compresse rivestite con film. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare. So.se.Pharma SRL. Ricetta. RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo. Ibuprofene. Gruppo terapeutico. Analgesici FANS. Forma farmaceutica. Compressa rivestita. Indicazioni. Come antireumatico in osteoartrosi in tutte le sue localizzazioni, artrosi cervicale, dorsale, lombare, artrosi della spalla, dell'anca, del ginocchio, artrosi diffusa, eccetera, periartrite scapolo-omerale, lombalgie, sciatalgie, radicolonevriti, fibrositi, tenosinoviti, miositi, traumatologia sportiva, artrite reumatoide, morbo di Still. Come analgesico in forme dolorose di diversa eziologia. Nella traumatologia accidentale e sportiva. Nella pratica dentistica, nei dolori post-estrazione e dopo interventi odontostomatologici. In ostetricia. Nel dolore post-episiotomico e post-partum. In ginecologia. Nella prevenzione e nel trattamento della dismenorrea. In chirurgia. Nel trattamento del dolore post-operatorio. In oculistica. Nel dolore post-operatorio e nelle forme dolorose di varia eziologia. In medicina generale. Nel trattamento di emicrania e cefalea. Posologia. Gli effetti indesiderati possono essere ridotti al minimo impiegando la dose efficace più bassa, per il più breve periodo di tempo necessario a controllare i sintomi, vedere paragrafo 4. La dose di ibuprofene dipende dall'età e dal peso corporeo del paziente. In reumatologia, per migliorare la rigidità mattutina, la prima dose orale viene somministrata al risveglio del paziente. Le dosi successive possono essere assunte ai pasti. Adulti. La dose abituale è 600 mg 3 volte al giorno. La dose massima giornaliera non deve superare 1800 mg. In alcuni pazienti possono essere efficaci dosi di mantenimento di 600 mg, 1200 mg al giorno. In caso di patologie acute e gravi, la dose può essere aumentata a un massimo di 2400 mg suddivisa in 3 o 4 dosi. Popolazione pediatrica. La sicurezza e l'efficacia di Algopirindol nei bambini al di sotto dei 12 anni non è stata ancora stabilita, vedere paragrafo 4.3. Adolescenti di età superiore a 12 anni, 40 kg. Per i pazienti di questa fascia d'età e gruppo di peso corporeo esistono altre forme di dosaggio che potrebbero essere più adatte per ottenere la posologia richiesta. Anziani. I FANS devono essere usati con particolare cautela nei pazienti anziani che sono più soggetti a eventi avversi e sono maggiormente a rischio di emorragia, ulcera o perforazione gastrointestinale potenzialmente letale, vedere paragrafo 4. Se il trattamento è considerato necessario, la posologia deve essere attentamente stabilita dal medico che dovrà valutare un'eventuale riduzione dei dosaggi sopraindicati. Il trattamento deve essere rivalutato a intervalli regolari e sospeso se non si osserva alcun beneficio o se si sviluppa intolleranza. Compromissione della funzionalità renale. Nei pazienti con riduzione da lieve a moderata della funzionalità renale, la dose deve essere mantenuta a livello più basso possibile per il periodo più breve necessario a controllare i sintomi. La funzionalità renale deve essere monitorata.
Per i pazienti con grave insufficienza renale, vedere paragrafo 4.3. Compromissione della funzionalità epatica. Nei pazienti con riduzione da lieve a moderata della funzionalità epatica, la dose deve essere mantenuta a livello più basso possibile per il periodo più breve necessario a controllare i sintomi. La funzionalità epatica deve essere monitorata. Per i pazienti con grave insufficienza epatica, vedere paragrafo 4.3. Modo di somministrazione. Deglutire la compressa con un bicchiere d'acqua durante o dopo i pasti. Controindicazioni. Algopirindol è controindicato in pazienti con ipersensibilità al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti, elencati al paragrafo 6.1. Reazioni di ipersensibilità precedenti, ad esempio asma, rinite, poliposi nasale, orticaria o angioedema, in risposta all'acido acetilsalicilico o ad altri analgesici, antipiretici, antinfiammatori non steroidei, FANS. Anamnesi di sanguinamento o perforazione gastrointestinale, in correlazione a terapia precedente con FANS. Ulcera peptica / emorragia attiva o anamnesi di ricorrenza della condizione, 2 o più episodi distinti comprovati di ulcerazione o sanguinamento. Condizioni cliniche che comportino un aumento della tendenza al sanguinamento. Grave insufficienza epatica. Grave insufficienza renale, filtrazione glomerulare inferiore a 30 ml/min. Grave insufficienza cardiaca o coronaropatia. Terzo trimestre di gravidanza, vedere paragrafo 4.6. Disidratazione significativa, causata da vomito, diarrea o assunzione insufficiente di liquidi. Sanguinamento cerebrovascolare o altro sanguinamento attivo. Disematopoiesi di origine non nota. Bambini di età inferiore ai 12 anni. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Deve essere evitato l'uso di algopirindoli in concomitanza con FANS, compresi gli inibitori selettivi della cicloossigenasi 2, COX-2, a causa di un incremento del rischio di ulcerazione o sanguinamento, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Occorre evitare l'uso concomitante di ibuprofene con le seguenti sostanze: acido acetilsalicilico e altri FANS. Queste sostanze possono far aumentare il rischio di reazioni avverse a carico del tratto gastrointestinale, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere algopirindol insieme ad altri farmaci come acido acetilsalicilico Angelini, acido acetilsalicilico DOC generici, acido acetilsalicilico più acido ascorbico COP, acido acetilsalicilico EG, acido acetilsalicilico CRK, compressa gastroresistente, acido acetilsalicilico LFM, acido acetilsalicilico Milan, acido acetilsalicilico Sandoz, acido acetilsalicilico Teva Italia, algopirina, Alka-Effer, antireumina, ascriptin, aspirina ACT dolore infiammazione, aspirina C, aspirina, compressa, aspirina dolore infiammazione, aspirina Efferv. Più vitamina C, granulato, granulato, aspirina influenza naso chiuso, aspirina rapida, aspirinetta, broncodual tosse e gola, cardioaspirin, cardioral, carin, clopidogrel acido acetilsalicilico Milan, coumadin, duopladin, euspiflu, frobeflu, istantal, neonisidina C, neonisidina, Symptom, Vivin, Vivin C, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere algopirindol durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere algopirindol durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. L'inibizione della sintesi delle prostaglandine può influire negativamente sulla gravidanza o sullo sviluppo embriofetale. I dati ottenuti da studi epidemiologici suggeriscono un aumento del rischio di aborto spontaneo e, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. L'ibuprofene non ha generalmente effetti avversi sulla capacità di guidare veicoli o di utilizzare macchinari. Tuttavia, siccome ad alti dosaggi possono presentarsi effetti indesiderati quali affaticamento, sonnolenza, vertigini, segnalati come comuni, e disturbi della vista, segnalati come non comuni, in casi isolati la capacità di guidare veicoli o utilizzare macchinari può essere compromessa. L'effetto è potenziato dall'assunzione concomitante di alcol.
Ciò deve essere preso in considerazione quando si richiede una maggiore vigilanza, come ad esempio quando si guida una macchina o si usano macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti avversi osservati più comunemente sono di natura gastrointestinale. Possono manifestarsi ulcere peptiche, perforazioni o sanguinamento gastrointestinale, anche letale, in particolare negli anziani, vedere paragrafo 4.4. Dopo la somministrazione, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Tossicità. I segni e sintomi di tossicità non sono stati generalmente osservati a dosi inferiori a 100 mg/kg nei bambini o negli adulti. Comunque, in alcuni casi potrebbe essere necessario un trattamento di supporto. Si è osservato che i bambini manifestano segni e sintomi di tossicità dopo ingestione di ibuprofene a dosi di 400 mg/kg o maggiori. Sintomi. La maggior parte dei pazienti che hanno ingerito quantitativi significativi di ibuprofene manifesterà i sintomi entro 4-6 ore. I sintomi di sovradosaggio più comunemente riportati comprendono nausea, vomito, dolore addominale, letargia e sonnolenza. Gli effetti sul sistema nervoso centrale, SNC, includono mal di testa, tinnitus, vertigini, convulsioni e perdita della coscienza. Raramente sono stati anche riportati nistagmo, acidosi metabolica, ipotermia, effetti renali, sanguinamento gastrointestinale, coma, apnea, diarrea e depressione dell'SNC e dell'apparato respiratorio. Sono stati riportati disorientamento, stato di eccitazione, svenimento e tossicità cardiovascolare comprendente ipotensione, bradicardia e tachicardia. Nei casi di sovradosaggio significativo sono possibili insufficienza renale e danno epatico. In casi di avvelenamento grave, è possibile che si verifichi acidosi metabolica. Trattamento. Non esiste un antidoto specifico per il sovradosaggio di ibuprofene. In caso di sovradosaggio è pertanto indicato un trattamento sintomatico e di supporto. Particolare attenzione è dovuta al controllo della pressione arteriosa, dell'equilibrio acido-base e di eventuali sanguinamenti gastrointestinali. Entro un'ora dall'ingestione di una quantità potenzialmente tossica deve essere considerata la somministrazione di carbone attivo. In alternativa, nell'adulto, entro un'ora dall'ingestione di una overdose potenzialmente pericolosa per la vita, deve essere presa in considerazione la lavanda gastrica. Deve essere assicurata una diuresi adeguata e le funzioni renale ed epatica devono essere strettamente monitorate. Il paziente deve rimanere sotto osservazione per almeno 4 ore successivamente all'ingestione di una quantità di farmaco potenzialmente tossica. L'eventuale comparsa di convulsioni frequenti o prolungate deve essere trattata con diazepam per via endovenosa. In rapporto alle condizioni cliniche del paziente possono essere necessarie altre misure di supporto. Per maggiori informazioni, contattare il locale centro antiveleni. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Antinfiammatori e antireumatici, non steroidei. Derivati dell'acido propionico. Codice ATC. M01A01. L'ibuprofene è un FANS che possiede attività antinfiammatoria, analgesica e antipiretica. I modelli animali per il dolore, proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. L'ibuprofene viene assorbito rapidamente dal tratto gastrointestinale. Le concentrazioni sieriche di picco si osservano 1-2 ore dopo la somministrazione. Distribuzione. L'ibuprofene si distribuisce rapidamente nell'intero organismo. Il legame con dati preclinici di sicurezza. Essendo un medicinale ben consolidato e ampiamente utilizzato, la sicurezza preclinica dell'ibuprofene è ben documentata. Nei test sugli animali, la tossicità subcronica e cronica dell'ibuprofene è stata mostrata prevalentemente come elenco degli eccipienti: nucleo, cellulosa microcristallina, croscarmellosa sodica, sodio lauril solfato, ipromellosa, lattosio monoidrato, talco, silice colloidale anidra, glicerolo di benato, rivestimento, ipromellosa, lattosio monoidrato, triacetina, titanio diossido. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di algopiridolo a base di ibuprofene sono
Brufen, compressa rivestita, compresse rivestite, granulato, granulato effervescente, Ibumal, ibuprofene ABC farmaceutici, ibuprofene Alter, ibuprofene Aurobindo Pharma Italia, ibuprofene Doc generici, ibuprofene Gistada, ibuprofene FG, ibuprofene Farmeg, ibuprofene Teva, ibuprofene Aristo Pharma, Momenflogo, Riflonet, Spidifen. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.